Ciao a tutti, io sono Sara e benvenuti nel mio canale. Oggi sdifetterò il cartamodello del pantalone base che abbiamo visto insieme qualche video fa. Farò prima di tutto una tela di prova del cartamodello fatto, lo proverò poi addosso e sicuramente ci saranno degli aggiustamenti da fare, quindi poi vi mostrerò come sistemerò il cartamodello e come toglierò i vari difetti. Quando si fanno cartamodelli base è sempre bene fare una tela di prova con un tessuto poco costoso prima di fare un capo definitivo vero e proprio. Questo vi permetterà di non rimanere delusi da un capo eventualmente difettoso e di avere un capo che veste perfetto già al primo tentativo, senza dover perdere ulteriore tempo dopo per eliminare difetti. Un'ultimissima cosa prima di iniziare: se già non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram per vedere altri progetti che realizzo esternamente al canale YouTube. Bene, iniziamo! Per prima cosa ho ricopiato pari pari il cartamodello del pantalone base che vi ho mostrato come fare qualche video fa. Se ve lo siete persi vi lascio il link qui sotto in descrizione. L'unica cosa che ho aggiunto per fare la tela di prova sono i margini di cucitura. Ho aggiunto 1 centimetro tutto attorno, tranne che nel fondo dove non ho aggiunto margine perché la tela di prova ci serve per capire i volumi e le proporzioni, quindi non è necessario fare l'orlo. Ho aggiunto 1 centimetro anche sopra perché preferisco mettere il cinturino nella tela di prova, così mi rendo conto meglio se si creano pieghe strane a livello della vita. Per fare il cinturino ho sommato la vita davanti e dietro e ho moltiplicato per 2 per avere la misura della vita totale, e questo è il mio lato lungo del cinturino. Come altezza ho deciso di farlo da 4 cm, però essendo che sarà un pezzo unico rigirato faccio un'altezza di 8 cm totali. Poi infatti lo attaccheremo in questo modo e gli ho messo 1 centimetro di margine tutto attorno. E non metterò neanche la zip per fare la tela di prova, soprattutto perché voglio vedere come veste il davanti, se fa difetti, se fa pieghe, e la zip sfaserebbe un po' il risultato. Lascerò un'apertura qua nel fianco per poterlo indossare. Mi sono tagliata 2 pezzi del davanti, 2 pezzi del dietro e uno del cinturino. Come vedete sto riutilizzando le tele che ho usato per il drappeggio dell'ultimo video. Avevo usato un sacco di stoffa per drappeggiare i cartamodelli di quella gonna e non mi va di sprecarla, quindi la riciclo per fare le tele di prova. Mi faccio dei segni con la forbice per l'inizio dell'apertura del fianco, della linea ginocchio e delle pence. Anche nel cinturino segnatevi le tacche a metà altezza e metà lunghezza, così sarà più facile dopo da cucire. Ah, e per le tele di prova, per fare più veloce, non è necessario che cuciate un cinturino. Se avete per esempio un nastro di Grosgrain o simile, alto tipo 3-4 cm, potete attaccare quello, così con una cucitura siete a posto. Per cucire il pantalone di prova chiudo prima di tutto le 2 pence davanti e la pence dietro. Le cucio in modo che curvino leggermente verso l'interno, così che seguano meglio le curve del corpo. Ho chiuso le 2 gambe separate, ho messo i 2 cartamodelli del dietro rivolti con il dritto verso l'alto e ci ho messo sopra i rispettivi davanti con il lato dritto rivolto verso il lato dritto del dietro. E ho cucito poi a 1 centimetro gli interni gamba, il fianco della gamba destra, e sulla gamba sinistra ho lasciato aperta l'apertura e ho cucito da sotto la tacca. Ah, ricordatevi di controllare la descrizione sotto al video perché vi lascio dei link utili se volete approfondire questo argomento sui libri di modellistica che utilizzo io, e se non sapete dove trovare dei materiali utili per fare il progetto, in descrizione trovate anche dei miei suggerimenti sui materiali necessari. Nel mentre ho stirato i margini aperti delle cuciture fatte. Ora, per fare la cucitura del cavallo dobbiamo mettere una gamba dentro l'altra. Teniamo una delle 2 gambe così com'è, con il dritto all'interno, e l'altra la rovesciamo in modo che abbia il dritto fuori e la inseriamo dentro alla prima gamba. Così le 2 gambe sono dritto contro dritto e possiamo cucirle assieme. Allineiamo il cavallo del davanti e del dietro, li spilliamo assieme e cuciamo a 1 centimetro.
Ho rovesciato il pantalone al dritto, ho stirato il cinturino a metà nel lato lungo e ora attacco il cinturino al pantalone. Cucio il primo lato del cinturino a 1 centimetro alla vita. Ho stirato i margini di cucitura appena fatti verso l'alto e ora dobbiamo fermare il cinturino all'interno. Tiriamo in su il suo centimetro di margine e lo fermiamo con gli spilli dove c'è la cucitura della vita. Poi lo cuciamo da fuori 2 mm appena dentro al cinturino. Allora, questo è il risultato. La prima cosa che si nota è che la vita è decisamente troppo larga, il che mi fa anche cadere il pantalone e qua si creano un sacco di pieghe. Quindi la prima cosa che andrò a fare è stringere la vita e mi viene da stringerla principalmente dietro perché è dove mi sta più staccata dal corpo. Quindi io andrò a togliere 3-4 cm da qui e 2 cm in totale anche dai fianchi per mantenere delle giuste proporzioni. E me lo spillo già così riesco a fare anche tutte le altre modifiche meglio. La prossima modifica ben evidente da fare è eliminare questa fettina di tessuto perché sia se sto dritta sia se mi muovo tende a formarsi subito. Quindi sul cavallo vado a togliere 2 cm e vado a 0 sul fianco. Dopo ovviamente vi mostro come faccio tutte queste modifiche nel cartamodello. E già il risultato è molto meglio di prima, decisamente. L'altro punto in cui vedo che c'è un po' troppo volume è qua. Qui, praticamente partendo da 0 cm da togliere in vita, qui mi fa tanto volume da togliere e torna a 0 cm da togliere più o meno qua a inizio della coscia. Quindi quello che farei dopo nel cartamodello è fare un taglio sulla carta che parte dalla vita e arriva fino a qui. Tagliare una linea qua in mezzo e andare a stringere solo in mezzo così da eliminare carta e quindi stoffa. Quella che andremo a levare sarà questa fetta qui 0 e qui in mezzo circa 2 cm che è meglio se ora mi spillo. Prima mi sono segnata la piega davanti del pantalone proprio per vedere come cadeva e vedete che tende ad andare verso il centro invece di stare giù dritta. Questo perché bisogna togliere un pochino al fianco. Se io già tolgo 1,5 cm più o meno, la piega torna ad essere dritta. Quindi ora andremo a tirare un po' in su i fianchi perché la gamba cade troppo verso il centro. Lo stesso difetto si vede anche da dietro. Questa piega grossa qui si forma proprio perché il fianco dovrebbe essere tirato su. Senza questi centimetri di troppo la gamba invece cade giù più dritta. Levo 3 cm sul fianco e vado a 0 nel centro davanti e nel centro dietro. Un ultimo difetto che trovo è che dietro nel cavallo inforca troppo, la stoffa va troppo in dentro, dovrebbe stare un po' più in fuori, quindi in questo pezzo tolgo un po' di stoffa. E basta, poi le modifiche sarebbero finite, ora vi mostro come riportarle nel cartamodello. Per sistemare il problema dell'inforcatura nel cavallo tolgo un po' di stoffa dalla parte bassa del cavallo, così il pantalone dovrebbe stare più in fuori. Ora vado a ridurre la misura della vita. In totale ho misurato che dovrei togliere 6 cm, principalmente dal dietro. Quindi li dividerei così, 3 cm sul dietro e 1,5 per ogni fianco, che nel cartamodello si traducono in togliere 1,5 cm dal centro dietro e 0,7 cm da togliere su ogni fianco. Questo perché ovviamente stiamo lavorando su metà pantalone, quindi anche le misure ora le dividiamo a metà. Riprendiamo il pantalone. Il prossimo difetto che andiamo a togliere è la striscetta in eccesso davanti. Per segnarla sulla carta andiamo a individuare dove inizia nel centro davanti e dove finisce nel fianco e poi ci segniamo la linea nel cartamodello. Nel centro davanti il segno è a 18,5 cm e la piega è profonda 2 cm. Siamo nel centro davanti e facciamo un segno a 18,5 cm, poi facciamo un altro segno 2 cm sotto. Ora calcoliamo dove far arrivare la linea sul fianco.
Qua siamo a 16 cm, a cui devo chiaramente aggiungere questo pezzetto piegato che sono circa 3 cm. E per eliminare questo pezzo semplicemente ce lo disegniamo. Questa qui che segno in grigio è la fetta che andrà eliminata. Tagliamo una delle due righe e tagliamo anche fuori fino all'inizio del cartamodello. Ora facciamo perno sul fianco e andiamo a coprire il triangolo da eliminare. Poi semplicemente lo chiudiamo con dello scotch. Ora faccio la modifica che riguarda il pezzetto da eliminare sul fianco per raddrizzare appunto la gamba del pantalone. Togliamo 3 cm dal fianco e andiamo a 0 nel centro davanti e nel centro dietro. Nel centro davanti la linea arriva a 11 cm e mezzo. Nel fianco la piega parte 12 cm sotto alla vita e mi segno tutti questi punti nel cartamodello. Segno anche la profondità della piega da togliere che è di 3 cm. Poi congiungo i punti e faccio lo stesso lavoro fatto prima ed elimino il pezzo di carta tra le due linee. Faccio poi la stessa cosa dietro, la misura nel fianco deve essere la stessa del fianco davanti perché devono combaciare e nel centro dietro mi segno il punto a 13 cm dalla vita. Prima di tagliare però mi riporto la punta della penso sotto al taglio perché sennò la andiamo a troncare e non ha più una fine. Qua ritiriamo la linea giù dritta. Riallineo anche il centro dietro e il fianco e passo all'ultimissima modifica che è anche la più difficile, ossia eliminare il rombo di stoffa del davanti. Assomiglia a una pensa degli abiti a tubino, solo che noi non vogliamo che poi si veda il taglio, dobbiamo eliminare la stoffa. Partiamo da 0 qui su, in mezzo alle due pence, arriviamo qui, quindi mi calcolo questa lunghezza, tiro questa linea, tiro anche una linea in mezzo nel punto di maggior volume da togliere e mi calcolo di quanto rientrare. Per la linea a metà posso usare quella già fatta prima. Ora devo tagliare qui, tutta questa linea e tutta questa fino a qui. Ora questa parte che abbiamo tagliuzzato devo chiuderla un po' per togliere volume. Quindi inizio a sovrapporla nel mezzo e si deve sovrapporre di circa 2 cm. Ok, le modifiche grosse sono finite, ora basta dare gli ultimi tocchi al cartamodello. Riporto la pensa dritta prima di tutto. Poi ho deciso di fare le pence più strette, se no segnano troppo la punta. Le ho portate a 1,5 cm di larghezza ognuna, anziché 2 cm, e per tornare alla misura giusta della vita ho dovuto anche togliere un pochino dal fianco. Prima di ricopiare i cartamodelli in vella, ricordatevi di verificare che il fianco e l'interno coscia siano lunghi uguali tra davanti e dietro. Verificate anche che le nuove linee del fianco stiano bene messe vicine l'una all'altra e che non creino angoli spigolosi nella vita. E finalmente abbiamo finito e possiamo ricopiare i cartamodelli in vella. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e non perdetevi il seguito di questo video in cui cucirò il pantalone e userò questo cartamodello sdifettato e gli farò anche qualche piccola modifica per renderlo un po' più carino. Bene, per questo video è tutto, io spero che vi sia stato utile e che abbiate imparato qualcosina in più che non sapevate prima. Se volete vedere altri video come questo lasciatemi un commento qui sotto al video e fatemi sapere cosa vi piacerebbe che affrontassi nei prossimi video. E ovviamente lasciatemi un mi piace se vi è stato utile questo video e iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto, così saprete quando pubblicherò i prossimi video e non ve li perderete. Ebbene, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!